Farmaci e caldo. Cosa sapere per non correre rischi? Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Con l'arrivo del grande caldo, non è solo il nostro corpo a soffrire, ma anche i farmaci che prendiamo ogni giorno. Diuretici, antipertensivi, anticoagulanti, sono tutti medicinali utilissimi, ma con le alte temperature possono diventare pericolosi se non gestiti nel modo giusto. In questo video scopriremo insieme come conservare correttamente i farmaci, quali sono quelli da tenere d'occhio più di altri e soprattutto perché è assolutamente fondamentale parlarne sempre e solo con il vostro medico di fiducia. Ogni informazione qui è preziosa, quindi restate con me fino alla fine. Nel frattempo, se questo video vi sarà utile, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete questo contenuto con chi pensate possa averne bisogno e lasciate un commento qui sotto con le vostre esperienze. Il vostro supporto è fondamentale e mi aiuta a creare sempre più video per voi. Il caldo e i farmaci, una combinazione da monitorare. Molte persone non sanno che l'effetto di alcuni farmaci può cambiare in modo significativo quando è molto caldo. Il nostro corpo, infatti, perde più liquidi e sali minerali attraverso la sudorazione e questo può modificare come i medicinali vengono assorbiti o, in alcuni casi, potenziarne gli effetti collaterali, a volte in maniera inaspettata e pericolosa. Pensate, ad esempio, ai diuretici. Sono pensati per farci eliminare i liquidi in eccesso, ma con il caldo, aumentando la perdita di liquidi naturali, possono portare a una disidratazione rapida e profonda. Oppure gli antipertensivi che servono ad abbassare la pressione. Se la vostra pressione è già un po' bassa o normale, con il caldo potrebbe scendere troppo, causando giramenti di testa o svenimenti. Alcuni farmaci per il cuore, come i beta-bloccanti, possono addirittura interferire con la naturale capacità del nostro corpo di regolare la temperatura, rendendoci più vulnerabili a colpi di calore. Ecco perché, con l'arrivo della bella stagione e delle temperature che salgono, i farmaci vanno gestiti con molta più attenzione del solito. Non è un dettaglio da sottovalutare, ma una vera e propria precauzione per la vostra salute. Conservare bene i farmaci, non lasciarli al caso. Un errore comune che molti di noi commettono è quello di lasciare i farmaci un po' dove capita, magari in bagno o in cucina. Ma il caldo, l'umidità e la luce diretta del sole possono alterare la loro efficacia, rendendoli meno attivi o, peggio, potenzialmente dannosi. La conservazione corretta è un passo fondamentale per la sicurezza della vostra terapia. Prima di tutto, non tenete mai i farmaci in macchina, nemmeno per pochi minuti. L'interno di un'auto al sole può raggiungere temperature altissime in brevissimo tempo, trasformando la vostra auto in un forno per i medicinali. Allo stesso modo, evitate mensole in cucina, specialmente vicino a fornelli o finestre esposte al sole, o il bagno, dove l'umidità può essere elevata. La regola generale è conservare i farmaci in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta. La temperatura ideale è solitamente tra i 15 e i 25 gradi, a meno che sulla confezione non ci siano indicazioni diverse. Alcuni farmaci, come l'insulina o certi tipi di colliri, devono essere conservati in frigorifero. In questi casi fate molta attenzione a non congelarli mai, perché questo li rovinerebbe irreparabilmente. Se una compressa cambia colore, odore o consistenza, anche se la data di scadenza è lontana, non rischiate, è sempre meglio consultare il vostro farmacista di fiducia. Farmaci da tenere d'occhio con il caldo. Ora, parliamo dei farmaci che, durante un'ondata di caldo, richiedono un'attenzione ancora maggiore. Non significa che vadano sospesi assolutamente, ma che il loro uso deve essere monitorato attentamente e, se necessario, il dosaggio o l'orario di assunzione possono essere modificati dal medico. Tra questi, oltre ai già citati diuretici e antipertensivi, troviamo i psicofarmaci,
come alcuni antidepressivi o neurolettici, possono interferire con la nostra capacità di sudare, che è il meccanismo principale del corpo per disperdere il calore. Questo aumenta il rischio di colpi di calore. Gli antistaminici e gli anticolinergici possono ridurre la sensibilità alla sete, facendoci bere meno del necessario e aumentando il rischio di disidratazione. Infine, i farmaci per il diabete richiedono una vigilanza particolare. Con il caldo, le abitudini alimentari possono cambiare e si può sudare molto di più. Questi fattori possono aumentare il rischio di ipoglicemia, ovvero un calo eccessivo dei livelli di zucchero nel sangue. Ricordate, questi farmaci non devono essere sospesi di propria iniziativa. La parola chiave è monitorare e, se necessario, aggiustare, ma sempre e solo sotto la guida del vostro medico. Parlatene, semprissimo, con il vostro medico di fiducia. Questo è il punto più importante di tutto il video. Mai fare di testa propria. Se vi sentite più deboli, se avete giramenti di testa, se la pressione vi sembra troppo bassa o se avvertite un senso di stanchezza improvvisa e insolita, non esitate. Parlatene subito con il vostro medico di fiducia. Tentare di sospendere un farmaco o modificarne il dosaggio da soli può essere estremamente pericoloso e causare più danni che benefici. Il medico è la persona più indicata per valutare la vostra situazione specifica. Potrebbe, ad esempio, decidere di ridurre temporaneamente il dosaggio di un farmaco o modificare l'orario di assunzione, magari consigliandovi di prenderlo alla sera invece che al mattino. Potrebbe anche suggerirvi di monitorare con maggiore frequenza la pressione, la glicemia o altri parametri importanti per la vostra salute. E c'è un altro aspetto fondamentale. Se il vostro medico decidesse di modificare il dosaggio della vostra terapia durante un'ondata di caldo, è cruciale che lo ricontattiate non appena le temperature si abbassano. Questo perché, in molti casi, il dosaggio iniziale che assumevate prima del caldo intenso potrebbe essere quello più adatto a voi in condizioni normali. Non date per scontato che il cambio sia permanente. Tornate dal vostro medico per rimettere a punto la terapia. Una semplice telefonata al vostro medico o al vostro farmacista può davvero fare la differenza tra un'estate serena e un'estate piena di preoccupazioni. Non abbiate timore di chiedere. La vostra salute è la priorità assoluta. Idratazione e farmaci. Un legame stretto. Bere acqua è fondamentale sempre, ma se state assumendo farmaci, l'idratazione diventa ancora più cruciale. Come abbiamo detto, con l'età, il senso della sete si riduce, quindi non aspettate di sentirvi assetati per bere. Createvi un'abitudine, bevendo piccole quantità d'acqua regolarmente durante tutta la giornata. Preferite sempre acqua fresca, ma non gelata, che potrebbe causare shock termici o disturbi digestivi. Evitate alcolici e bevande zuccherate che, lungi dall'idratare, possono addirittura peggiorare la disidratazione o interferire con i farmaci. Fate anche attenzione alla bilancia. Se prendete diuretici e notate una perdita di peso eccessiva, magari 1 o 2 kg in pochi giorni, è un segnale che potrebbe esserci una perdita eccessiva di liquidi. In quel caso, parlatene immediatamente con il vostro medico. L'idratazione è la migliore alleata dei vostri farmaci e della vostra salute in generale. Ultimi consigli pratici. Per riassumere, ecco cosa potete fare fin da subito per proteggervi dal caldo e gestire al meglio i vostri farmaci. Primo, conservate sempre i farmaci correttamente, lontano da fonti di calore e luce diretta. Secondo, parlate con il vostro medico di fiducia per capire se il caldo può influire sulla vostra terapia attuale e ricordatevi di ricontattarlo quando le temperature si abbassano per rivalutare il dosaggio. Terzo, monitorate la pressione, lo stato di idratazione e prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi invia. Quarto, non ignorate mai sintomi come giramenti di testa, stanchezza improvvisa o sensazione di debolezza.
e consultate il medico. E infine, bevete regolarmente, riposatevi nelle ore più calde e cercate di rimanere in ambienti freschi. Il caldo può essere un nemico silenzioso, specialmente per chi segue una terapia quotidiana. Ma con le giuste accortezze e il fondamentale supporto del vostro medico potete affrontarlo con serenità e continuare a godervi la vostra estate. Prendetevi cura di voi e ricordatevi di restare sempre freschi e ben informati. Se questo video vi è stato utile, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Il vostro supporto è preziosissimo e mi motiva a creare sempre nuovi video per il vostro benessere e la vostra salute naturale. A presto e buona estate a tutti voi!